Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per amore e affetti del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta della temperanza, amici dell'Ariete. Può essere un momento di riequilibrio, un momento dove cercherete la vostra serenità, la pace, la tranquillità. Può anche essere un momento dedicato alla guarigione del cuore, di qualche situazione o di qualche relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me, mi può contattare via mail. Sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 3 di bastoni, la regina di coppe. Abbiamo la luna, un fante di coppe, un cavaliere di coppe, un 2 di spade e il mondo, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere quando succede che cosa, cioè di quello che io vi dico qui nei vari settori, famiglia, amici, relazioni, andiamo a vedere come si sviluppano le energie a livello temporale. Questa è la terza lettura di 4 che pubblico per il 2026, 2 sono già online, quella generale e quella spirituale, seguirà poi quella sul lavoro e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Ok, allora partiamo con questo 3 di bastoni. Abbiamo una regina di bastoni e un 9 di coppe. Devo dire che potrebbe essere un momento dove si possono pianificare dei viaggi, dei nuovi inizi, queste le rimetto dentro comunque. Ci può essere come una fase, se vogliamo, di progettualità. Andiamo a vedere la regina di coppe. Papa e mago. C'è un nuovo inizio, mi verrebbe da dire ufficiale, con questo Papa. Il Papa parla di contratti, di accordi, di unioni rese pubbliche davanti alla società, rese ufficiali appunto. Può anche essere, siccome qui abbiamo la temperanza e il Papa è l'archetipo del maestro, può anche essere che nel prossimo periodo vi avviciniate a un percorso spirituale piuttosto che conosciate qualcuno che vi possa come aiutare a guardare le vostre zone d'ombra. La luna è spiegata da un re di pentacoli e da un 8 di bastoni. Sento come se ci fosse una sorta di ripescaggio di qualche progetto passato. Perché qui comunque all'inizio avete un 3 di bastoni.
Quindi può essere un progetto romantico, un progetto con un'amicizia. Con questo 8 di bastoni sento che c'è come la voglia di chiarire certe cose, potrebbe essere un periodo dove si apriranno certi temi, magari inerenti alla casa, inerenti alla residenza. Andiamo a vedere il fante. Abbiamo un cavaliere di bastoni. E un eremita. Allora vi dirò, c'è fante e cavaliere di coppe e qui un'ufficializzazione. Non vi nego che secondo me, ragazzi, potrebbe esserci come il passo in avanti per quello che riguarda una situazione romantica, affettiva e per qualcuno come la sensazione che potrebbero essere due persone diverse. Adesso andiamo avanti, andiamo a vedere il cavaliere di coppe e poi andrò a dirvi le varie zone della lettura. Allora abbiamo un 6 di pentacoli, che interessante, 6 di pentacoli al contrario è giustizia. Allora, qui secondo me arriva un'offertona. All'inizio potrebbe essere un'offertina, che ho la sensazione con questo eremita non cogliate poi tanto, non vi sento poi tanto convinti, e allora è un po' come se, supponiamo che sia la stessa persona, diventa più concreta, diventa più giusta. Io sento che vi offriranno la metà di qualcosa. Ho come l'idea che ci sia una situazione romantica, ora per le persone che hanno già qualcuno, che possa effettivamente diventare ufficiale, che possa partire con un nuovo piede e da lì in avanti si sviluppano come una serie di riequilibri, perché comunque abbiamo questa giustizia che porta regole, porta equità. Potrebbero anche esserci delle questioni burocratiche in mezzo, potrebbe essere un accordo prematrimoniale, siccome abbiamo anche il Papa qui. Andiamo a vedere il 2 di spade. Fante di spade, re di bastoni, matto e 2 di bastoni. Io non so se siete tanto convinti di voler accettare questa proposta, nonostante sento che questa proposta sia incalzante. Non lo so, io credo che qualcuno di voi sia un po' titubante sulla persona, sulla situazione, su tutto quello che potrebbe esserci intorno, su una possibile progettualità. La cosa interessante è che avete re e regina di bastoni, 2 e 3 di bastoni qui. E sì, ho la sensazione che potrebbe essere un'altra persona che si affaccia come una terza persona e probabilmente con questo 2 di spade dovrete scegliere tra queste due. Andiamo a vedere il mondo, perché il mondo è una carta di compimento, è una carta di raggiungimento di qualche risultato. Qui abbiamo un cavaliere di coppe al contrario e un 8 di spade. Non so perché, però ho la sensazione che non coglierete
l'offerta del Cavaliere di Coppe. O potrebbe non essere chiara, o potreste decidere di chiudere le conversazioni addirittura, vi dico, eh. È come se non vedesse alternative, è come se pensaste, perché tenete presente che l'otto di spade è la gabbia mentale, sono i nostri pensieri negativi e io credo che con queste due carte qualcuno di voi pensi di dover chiudere la situazione, di non poter accettare questa offerta, questa proposta. Ora, se dovessimo parlare di famiglia, sento che è un buon periodo. Per qualcuno si tratta di ho come l'idea che potrebbero esserci delle aggiunte in famiglia, come se potesse arrivare un animale da compagnia, piuttosto che un parente da lontano che resta in visita per un po'. È come se ci fosse qualche persona o anima in più. Se parliamo di relazioni romantiche. Dunque, qui dipende sempre un po' dal tipo di situazione che state vivendo, però la sensazione iniziale è che per chi fosse senza qualcuno, potrebbe arrivare qualcuno nel prossimo periodo, potreste proprio innamorarvi, potrebbe essere una persona che entra con tutte e due le scarpe in questa relazione. E sento anche che ha un buonissimo potenziale questa relazione, ragazzi. Cioè, io sento proprio come se foste sulla stessa lunghezza d'onda, eh. Se foste già fidanzati o comunque vi frequentate già da un po', può esserci quello che è il passo successivo, quindi l'ufficializzare, piuttosto che ti presento la famiglia, ti presento gli amici, piuttosto che andiamo a vivere insieme, ognuno di voi adatti la lettura alla propria realtà, però c'è come questo, ok, cominciamo con delle nuove basi. C'è come il raggiungimento di un risultato, qui comunque, ve lo dico. Ci sono due carte che mi parlano di contratti, di accordi. Magari non accetterete la proposta che vi fa questo cavaliere di coppe così com'è, però potreste rilanciare, magari fare qualche modifica qua e là. Se siete persone in una relazione più o meno, ragazzi, io sento che anche per voi è positiva la situazione, può essere un po' lenta effettivamente, però sento che si va verso qualche cosa di più chiaro, di più definito, di più stabile, di più equo. Perlomeno questa è l'intenzione con cui si va avanti. Diciamo che avere il 2 di spade e dov'è il 2 di bastoni mi dice che ci sono ancora parecchi dubbi, parecchie cose che non vi convincono, o che non vi fidate della situazione, o potrebbe essere troppo bello per essere vero. Io credo che sia per quello che avete qui la temperanza, è come se vi dicessero aspettate, se non siete sicuri di qualche cosa, aspettate. Cioè prendete tempo, raccogliete informazioni come vi consiglia il fante di spade. Se parliamo di affetti a livello di amicizie, vita sociale, potrebbero coinvolgervi in varie situazioni. Allora, per qualcuno sono come escursioni, piuttosto che viaggi, piuttosto che potrebbero anche essere progetti lavorativi con qualche affetto, con qualche amico, anche un parente tipo cugini. Si è girato un 3 di pentacoli, potrebbero essere progetti legati ad una casa, no? Magari qualcuno sta vivendo con i genitori e questo cugino, cugina, amico vi dice ma vieni a stare da me per un po'. Non la sento tanto sinceramente
la questione casa, ma ho come degli accenni nella lettura. E se gli affetti fossero i figli, ecco, forse con il tema dei figli, allora, per qualcuno si tratta di chiudere i rubinetti a livello economico e cominciare a dare un altro tipo di sostegno ai figli, che non sia il ti do i soldi così tu, non lo so, per esempio, puoi portare il vestito dalla sarta, ma è più ti insegno come farti l'orlo. Così non devi, io non ti do i soldi per la sarta, io non devo tirare fuori i soldi e tu diventi autonomo, indipendente. Se poi vuoi portarlo dalla sarta, tiri fuori i tuoi soldi. È un esempio come un altro, no? Ma è come la parabola che dice non dategli il pesce, insegnategli a pescare. È la stessa cosa. È come se cominciaste a essere presenti, sì, perché non sento che li abbandonerete, che li lascerete al loro destino, però è vero che è come se fosse un modo per sviluppare la propria autonomia, la propria indipendenza. Ok ragazzi, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le energie. Quindi, quando succede che cosa? Regina di Pentacoli, Fante di Bastoni, Tre di Pentacoli, 10 di Coppe, 6 di Bastoni e Re di Coppe. Beh, devo dire che le carte sono super stupende. Allora, qui è molto semplice, c'è una carta mese, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. L'evoluzione che vedo io è abbastanza lineare. Partiamo con questa regina di pentacoli che ho l'impressione che sia un po' la vostra energia, ben piantati su voi stessi, magari siete anche in un momento dove dove vi state focalizzando sul vostro benessere psicofisico. Qui abbiamo un 10 di bastoni e la torre. Per qualcuno di voi potrebbe esserci stata una rottura o l'interruzione di qualche situazione, di qualche relazione nel mese di giugno. Può anche essere semplicemente una presa di consapevolezza, o il fatto che, come vi dicevo prima, questo chiudere i rubinetti che sentivo lì, può essere che qualcuno di voi con i figli lo faccia o lo abbia fatto a giugno o lo faccia direttamente a luglio. Non è detto che siano i figli, cioè nel senso, io prima vi ho fatto anche l'esempio di quel affetto, quindi amico, parente, che vi potrebbe fare questa offerta, magari perché siete soliti aiutare questa persona o aiutare in generale, e qui è come se adesso ci fosse un basta, devo pensare a me. E qui con il 10 di bastoni vi lasciate indietro le vostre aspettative. Mi aspetto che aiutando gli altri siano riconoscenti, che mi amino, che mi accettino, ma anche le aspettative degli altri. Quindi se gli altri si aspettano che io li aiuti, è un problema loro. Con la torre è come se ci fosse una rottura di certi schemi. Andiamo a vedere il fante di bastoni per luglio. Abbiamo un 3 di coppe e un asso di spade.
Vi dirò che potrebbe essere una persona nuova che andrete a conoscere. Per qualcuno la conoscete già. Io ho come la sensazione che sia una persona sì, che conoscete già, con la quale probabilmente c'è già stato qualcosa. Può essere che sia una persona che non conoscete, cioè scusate, che non sentite da tanto tempo. Rivedo un po' questa parte della lettura, qua. E può essere che ad agosto ci sia come questo contatto, questa chiacchiera inaspettata. Se voi siete di quelli che del passato non volete più saperne niente, vi dico che questo fante di bastoni potrebbe essere una nuova conoscenza, quella di cui vi parlavo prima. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli per settembre. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, infatti sì, è un fante di spade. Sento che per settembre questa conoscenza, o se fosse la vostra persona di interesse, è come se a settembre ci fosse un lento movimento per quello che riguarda la progettualità di questo 3 di bastoni o della giustizia. Costruiamo, facciamo qualche cosa insieme. Vediamo come va, potrebbe anche essere. Però la cosa positiva di questo cavaliere di pentacoli è che è vero, è super lento come cavaliere, è il più lento dei quattro, però è anche vero che con questo fante di spade, andando piano, ha come la possibilità di raccogliere più informazioni e di correggere il tiro man mano. Difatti, ragazzi, a ottobre avete un 10 di coppe. È come se arrivasse finalmente l'appagamento, la felicità, la gioia, il 7 di bastoni. Difenderete questa relazione con le unghie e con i denti. E 4 di bastoni. La la. Quindi a ottobre vi sento veramente bene. 4 di bastoni, 10 di coppe, felici, sereni, tranquilli. Ehm, Vi sento bene, vi sento sul pezzo. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, dove rivedo questa parte della lettura, perché qui arriva l'ufficializzazione della relazione o di qualche passo in avanti, se per caso fosse una situazione che avete già in piedi. Di nuovo fante di bastoni. Io sento che non vi fidate tanto di questa persona, ed è per quello che probabilmente tirerete un po' il freno a mano a settembre con questo cavaliere di pentacoli. È un po' come il vedere come va avanti la relazione, se effettivamente è solo questa fase felice, se è solo momentanea o se è un qualche cosa che si protrae nel tempo. Però ragazzi, io vi dico che è reale, perché poi si termina con un re di coppe, qui abbiamo la regina di coppe, qui abbiamo la regina di pentacoli, il re di pentacoli, il re e regina di bastoni, un 4 di bastoni, 10 di coppe. Insomma, ci sono varie carte che mi parlano come di una relazione predestinata. Abbiamo il mondo, che avete anche qui. Il 9 di bastoni e il 3 di spade. Allora, io penso che il vostro stato emotivo di adesso sarà completamente diverso alla fine del periodo. Io sento che non vi fidate tanto, non volete come accogliere questa offerta, però vi dico che la persona vi prende, è coerente, è concreta, vi trovate bene, ha entusiasmo, è divertente, ha fascino e soprattutto c'è un re di coppe alla fine della lettura. È vero che avete anche un 9 di bastoni e un 3 di spade, e con questo mondo secondo me quello che dovete lasciare indietro sono questi pensieri negativi, piuttosto che qualche vecchio ricordo del passato con questa luna.
e focalizzarvi su quanto di bello effettivamente può arrivare, amici dell'Ariete. Andiamo a vedere qualche oracolo. Fotografia. Dice di guardare le foto, quindi di ricordare. Dice che qualcuno ha nostalgia di voi, uno dei significati della luna è la nostalgia. Secondo me questo re di pentacoli. Ora io vi dico, per qualcuno vedo due situazioni. Ci sono due coppie, una di bastoni e una di pentacoli. Può essere che siate come in un momento dove conosciate questo o stiate frequentando questo re di bastoni o regina, adesso dipende se voi siete uomini o donne, e che si riaffacci qualcuno dal passato che vi è rimasto particolarmente in testa. Ed è qui un po' il bivio. Che cosa faccio? Continuo a frequentare la persona di adesso oppure ritorno dov'ero? E abbiamo anche re regina di coppe. Diciamo che nella parte sotto non ho energie di passato. Poi dipende se ognuno di voi vuole o no che ritorni il passato. Allora, poi parla di fare, creare come nuove memorie, quindi come se ci fosse bisogno di creare nuovi ricordi. Sì, è un po' come se fosse un suggerimento ad andare verso il nuovo. Speranza. Questa fatina sta aspettando che il telefono suoni, non so se si vede. Sta facendo tipo le magie, abracadabra. Sento che la comunicazione arriva, eh. Se state aspettando un chiarimento, una comunicazione da parte di qualcuno, delle notizie da una persona, sento che effettivamente può arrivare. Però qui le carte vi consigliano un po' anche di creare nuovi ricordi, quindi come di fare esperienze nuove. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Lì tratto il tema delle credenze limitanti esattamente come nelle sessioni private, però ci sono anche tanti altri temi come la metafisica, la metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di come si vede nell'etere, di sviluppare il terzo occhio. Insomma, la formazione è ben più vasta perché sono decenni della mia formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!